Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi andremo a vedere insieme, dopo i video che sono già caricati sul canale per l'installazione del Flutter SDK su Windows, come procedere a fare la stessa cosa su Mac. Cominciamo insieme. Apriamoci una finestra di Safari o di Chrome, scriviamo Flutter download, clicchiamo Install, Flutter Documentation, clicchiamo macOS. Adesso, prima grande distinzione che va fatta è installare la giusta versione dell'SDK di Flutter. Per chi non sapesse che cos'è un SDK, è semplicemente un development kit, quindi è una serie di strumenti, quindi librerie e documentazione per poter utilizzare in questo caso Flutter, di conseguenza compilare in Dart all'interno del nostro Mac. In questo caso io sceglierò Apple Silicon, poiché Intel è per i Mac di vecchia generazione che montano processori Intel. Nel mio caso sono su un Mac con M1, quindi sceglierò Apple Silicon. Procedo al download. Una volta terminato il download, come indicato nel punto 2, ci consiglia di creare una cartella development all'interno del Finder, corrispondenza della cartella del nostro utente, e poi di trasferire quello che era presente nello zip, quindi la decompressione dello stesso, all'interno della cartella development. Quindi apriamo il Finder, andiamo nella cartella del nostro utente. Se non potete vederla nel menu laterale, dovete fare Finder, preferenze, e andare a cercare la vostra cartella del vostro utente, quindi la home, e flaggarla lateralmente, così comparirà qui di lato. Una volta all'interno della cartella del nostro utente, facciamo tasto destro, nuova cartella, e facciamo development. Parallelizziamo nel Finder la nostra cartella download e trasciniamo Flutter all'interno di development. Chiudiamo la folder download e adesso non ci rimane che eseguire l'ultimo punto. Non seguite questa parte della guida, perché questa parte della guida vi dà le direttive per poter fare l'update del path e quindi di andare a indicizzare dove si trova il nostro Flutter SDK, ma solo per il terminale corrente, quello che avete aperto in quel momento. Noi vogliamo indicizzare globalmente il nostro SDK di Flutter, in modo che non sarà legato all'istanza del terminal. Nell'Update Your Path, il primo consiglio che ci viene dato a documentazione è di controllare se siamo su un terminal bash o Z shell, quindi Z shell. Andiamo ad eseguire una nuova finestra del terminal. Come vedete già da sopra c'è scritto ZSH, quindi stiamo eseguendo in questo caso Z shell. Per essere sicuri facciamo echo $shell. In questo caso bin Z shell, quindi stiamo eseguendo la Z shell. Siccome stiamo usando la Z shell, dovremmo creare e andare ad editare nelle variabili di home per il nostro utente in un file .zshrc quello che è il puntamento del nostro Flutter. Facciamolo. Da terminal possiamo dare il comando touch.zshrc. Torniamo sulla cartella del Finder del nostro utente, facciamo command maiuscola punto, vediamo i file nascosti. Ecco il file che abbiamo appena creato, .zshrc. Una volta verificata la creazione del file, copiamo la riga di export, quindi per poter rendere disponibile il nostro Flutter SDK a tutto il sistema. Quindi copiamo, riapriamo il Finder, doppio clic sul file per editarlo e poi facciamo Command V. Avremo copiato esattamente questa linea che adesso andrà aggiornata con il percorso del nostro bin, quindi di dove si trova poi la cartella bin all'interno dell'SDK di Flutter. Procediamo. Apriamo il Finder, spostiamo un attimo questa cartella, andiamo in Development, Flutter e poi bin. All'interno della cartella bin, tasto destro, ottieni informazioni e evidenziamo il situato in e ci copiamo il percorso. Tasto destro, copia come percorso. Adesso torniamo nel nostro text edit, ingrandiamo un attimo la vista. Ok, e adesso qui dobbiamo sostituire esattamente il percorso che abbiamo copiato. Eccoci qua. Quindi questo sarà il percorso di Flutter. Una volta che abbiamo terminato possiamo chiudere. Chiudiamo questa parte qui. Torniamo nel nostro terminal.
Ora, per vedere se l'installazione di Flutter è andata correttamente abbiamo due modi. Possiamo o chiudere e riaprire il terminal per essere al 100% sicuri, o alternativamente possiamo fare source $home /.zshrc. Oh, scusate, R di troppo. Adesso facciamo flutter doctor e se tutto è andato ok, eccoci qua. Ingrandiamo. Welcome to Flutter, ci viene dato il benvenuto su Flutter, abbiamo correttamente installato Flutter. Adesso ovviamente quello che vedete qua sono una serie di errori, ci manca l'Android Toolchain, ci manca di installare Xcode e Android Studio non è stato installato. Il miglior modo per poter procedere ora è installare Android Studio e Xcode, che è quello che faremo. Procediamo ora con l'installazione di Xcode. Apriamo il nostro Apple Store, andiamo su cerca, scriviamo Xcode, cerchiamo Xcode, apriamo. In questo caso, vabbè, vedete la nuvoletta tipo cloud perché io ce l'avevo già installato. Andiamo a cliccare per scaricare e attendiamo che il download termini. Una volta terminata l'installazione di Xcode, torniamo alla pagina della documentazione di Flutter, copriamoci questa prima riga e apriamoci un'istanza del terminal ed andiamo ad installare i command line tools per Xcode. In questo caso ho fatto molto velocemente. Dopodiché dobbiamo accettare i termini di licenza. Facciamo copia, incolla, invio. Ora ci chiede di accettare i termini di licenza di Xcode. Spingiamo invio, teniamo premuto spazio per andare in fondo. Una volta arrivati in fondo digitiamo agree come richiesto e diamo invio e parte l'installazione. Una volta terminato questo processo, flutter doctor e vediamo cosa ci manca e a che punto è la nostra installazione di Flutter. Come vedete, al termine di questa installazione Flutter viene rilevato installato correttamente, viene trovato Xcode, Chrome, i device connessi, l'HTTP host availability e per la parte di Xcode abbiamo terminato. Una volta terminato questo step è importante andare giù e andarsi a prendere il comando sudo gem install cocoapods. Fondamentalmente questo ci serve per andare ad eseguire ciò che dipende da codice nativo. Vediamo qui, abbiamo copiato, command V, invio ed installiamo cocoapods. Una volta fatto quest'ultimo passaggio, adesso ci spostiamo sull'installazione di Android Studio. In quest'ultimo step procediamo con l'installazione di Android Studio, apriamo Safari, cerchiamo Android Studio, andiamo su Download Android Studio and App Tools, clicchiamo Download Android Studio, accettiamo i termini di licenza e condizioni e solito discorso fatto in precedenza: se avete un Mac con processore Intel procedete con la scelta di sinistra, altrimenti come nel mio caso che ho un M1 procedo con Apple C. Una volta terminato il download mostro nel Finder Android Studio, faccio doppio clic su Android Studio, vado a trascinare Android Studio in applicazioni e attendo per l'installazione che termini. Una volta terminata l'installazione da Android Studio, avvio Android Studio, andiamo nel Welcome, lasciamo Standard, lascio Darkula, faccio Next e procedo con l'installazione delle piattaforme SDK. Accetto e faccio Finish. Attendiamo che termini questa fase di inizializzazione. Una volta terminato il download dei componenti faccio Finish. Ora che cosa posso andare a fare? Faccio Customize, vedere insomma quelli che sono i settaggi base. Possiamo settare un font un po' più grande, fare All Settings, cercare qui in alto a sinistra SDK Tools e in SDK Tools installerò i Command Line Tools che sono necessari per terminare ed accettare la licenza di Android nell'ultimazione dell'installazione di Flutter. Una volta terminato farò Finish, apriamo il nostro terminale e facciamo Flutter doctor -android -licenses per accettare le licenze Android. Diamo yes con Y, yes, yes, yes,
yes, yes, e abbiamo terminato. Vediamo il comando Flutter Doctor. Come vedete dall'output di Flutter Doctor, Flutter viene rilevato correttamente, la Android Toolchain l'abbiamo installata accettando le licenze, avevamo installato già Xcode, Chrome era già presente sul mio Mac, Android Studio è stato installato correttamente, abbiamo dei device connessi che vengono rilevati e anche l'availability per l'HTTP host. Per questo video di installazione su Mac è tutto ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento con vostri consigli, vostre idee, argomenti di cui vogliamo parlare in futuro e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ciao a tutti ragazzi e buon proseguimento di giornata.